vi invito come sempre a un paio di minuti di silenzio. Rilassatevi e non fate niente di deliberato, semplicemente lasciate che quel tizio dentro di noi che sta sempre a fare qualcosa o ad aspettare qualcosa per un po' si metta in silenzio e stiamo invece con quello che c'è adesso. La nostra vita, se ci fate caso, procede per onde, cioè è un susseguirsi di alti e di bassi. Questi alti e bassi hanno molte scale diverse di grandezza a seconda dell'arco temporale, ma in una normale giornata ne sperimentiamo molti. All'improvviso le nuvole si ritirano e splende il sole, ecco un alto, poi si riannuvola, ecco un basso, un piccolo alto e un piccolo basso per noi. Andiamo a un appuntamento e troviamo subito il posteggio in una zona trafficata dove è difficile, ecco un piccolo alto. Torniamo a casa e scopriamo che, c'è un guasto idraulico, un basso e così via. Un amico ci ringrazia, e ci fa molto piacere per qualcosa che abbiamo volentieri fatto per lui, un alto. Un conflitto piccolo, una discussione con un familiare, un basso e così via. Poi ci sono ovviamente gli alti e i bassi più ampi, una malattia e una guarigione, la morte di una persona cara e l'elaborazione del lutto e della poi, riapertura alla vita e così via. La pandemia e una possibile uscita dalla pandemia. Quindi noi siamo un po' come uno che sta su una zattera in mezzo al mare, che va su con le onde, con la cresta delle onde e va giù. Solo che questo andare su e giù cambia molto a seconda dell'onda, se è lunga o breve. E nonostante questo però, nella maggior parte delle persone non c'è l'idea di girare in cerchio, c'è l'idea di un progresso. Cioè c'è almeno l'idea o almeno la speranza che la nostra vita, pur attraversando alti e bassi, sia un progredire, un avanzare verso una meta che dal punto di vista, più grande è la felicità. Come se attraverso gli alti e i bassi, noi comunque potremo arrivare a toccare una completezza, una felicità. Poi questa felicità viene spesso, identificata con mete specifiche. Per alcuni quante volte pensiamo: "Ah, se riesco a ottenere quello, ah, allora sì che sarò felice", no? E quello può essere riuscire a avere una relazione amorosa con una persona di cui siamo innamorati, riuscire a diventare finalmente, ricchi, oppure, riuscire ad avere la stima e l'apprezzamento delle persone, che ci stanno intorno, o la celebrità, o lasciare alcuni lasciare un segno scrivendo un libro, facendo qualcosa della propria vita, anche quando non ci saremo più. Insomma, le mete specifiche, cambiano sempre, ma l'idea e la speranza è che la nostra, vita non sia un cerchio, ma una spirale che traccia una traiettoria di un percorso verso questa meta finale che è la felicità.
Questo, a seconda delle epoche può essere più pronunciato o meno pronunciato. Che ne so, chi è nato o chi ha vissuto i periodi, della ricostruzione dopo l'ultima guerra, ha vissuto un periodo di grande ottimismo per il futuro, di grande fiducia che la scienza avrebbe risolto tutti i problemi, che entro il 2000 avremmo conquistato i pianeti, qualche pianeta del sistema solare, eccetera, eccetera, che avremmo sconfitto le malattie, che, ecco, quindi magari chi ha attraversato quel periodo lì, magari ha questa idea di progresso più pronunciata, altri meno, ma tutti, quasi tutti almeno, hanno questa idea di una vita come di un percorso verso una meta, e quindi di una ascesa della vita, nonostante gli alti e i bassi. Però molti, invece, si ritrovano dopo che è passata magari un bel tratto della propria vita a rivedere tutto questo. A rivedere tutto questo perché, gli alti e bassi hanno continuato, ma non c'è segno di essere arrivati un passo più vicino a quella felicità che cerchiamo. E anzi, molti, in certi periodi storici come questo, non vedono un futuro, almeno collettivamente, roseo. Vuoi per i disastri ecologici, vuoi per il riscaldamento globale, vuoi per la pandemia, vuoi per i problemi che la globalizzazione impone, eccetera. Cioè l'idea è che un futuro potrebbe pure essere peggio. Molti giovani di oggi, almeno quando pensano al futuro, non hanno quella prospettiva di un miglioramento delle proprie condizioni sociali come avevano i giovani di tanti anni fa, per esempio, no? Però rimane sempre questa speranza, no? Però per alcuni, alcune persone cominciano a vedere che non c'è stato questo avvicinamento a questa meta. Vuoi perché quelle mete specifiche, diventare ricchi, diventare famosi, non sono state raggiunte ancora e intanto il tempo passa, ma vuoi anche perché anche chi le ha raggiunte non è che si sente più felice di prima, non gli sembra di stare in un viaggio verso la felicità. Come spesso mi piace menzionare l'esempio della ricchezza e quello che diceva Arnaud Desjardins, che la ricchezza non dà la felicità, ma questo lo sanno solo i ricchi. Ecco, quindi anche se si raggiunge qualcuna di queste mete, non è detto che questo significhi che la vita è un progresso. Ecco, e allora che cosa resta? Resta questo girare in tondo con alti e bassi, ma la vita perde un senso. Senso, sapete, vuol dire direzione, no? Senso unico, doppio senso. Ecco, e a un certo punto, se non c'è questo progresso verso questa meta, se non mi sembra di essermi avvicinato a questa meta, allora la vita diventa qualcosa senza senso. Mi restano gli alti e i bassi imprevedibili, che si alternano lasciando tutto, la zattera ferma nello stesso punto del mare. E allora, chi comincia a vivere questo disagio comincia a sentirsi in prigione. La vita diventa una prigione. E molti semplicemente si arrendono alla depressione in questo sentirsi veramente prigionieri di qualcosa che non li porta in realtà da nessuna parte, perché non ha senso. Altri però, una volta visto che certe mete come la celebrità, la ricchezza, il potere, le relazioni, cioè non danno alcuna risposta, e cominciano a cercare in un modo diverso, cominciano a cercare nel campo, diciamo così, della "spiritualità", tra virgolette. Perché? Perché pensano che se c'è una prigione, c'è una porta anche
attraverso cui io posso uscire dalla prigione. Naturalmente continuano come prima ad aspettare, cioè noi viviamo la vita ad aspettare quello che verrà, perché prima abbiamo quelle mete specifiche, avere l'indipendenza economica o diventare ricchi o avere potere o diventare famosi o essere apprezzati, eccetera, e aspettiamo che accada. Chi comincia a pensare che la vita è una prigione, ma che ci deve essere una porta per uscire dalla vita, eh, cerca questa porta e aspetta di trovare questa porta. E così aspettiamo. Aspettiamo una meta come prima. Ora, qual è questa porta? Beh, alcuni pensano che si convincono che la porta di uscita dalla prigione è la stessa con cui ci si è entrati, e cioè una porta in cui entriamo è la nascita e una porta in cui usciamo è la morte, e che quindi dobbiamo aspettare di nuovo, attendere la morte per uscire da questa prigione e confrontarci poi con i paradisi, gli inferni, la reincarnazione, quello che sia, però una dimensione libera da questa prigione. Ecco, quindi questo per alcuni è una risposta a dov'è la porta, a quale sia la porta, e quindi durante questa vita si preparano per attraversarla nel momento in cui moriranno. Altri invece non si arrendono a questo e pensano che sia possibile trovare la porta nella vita. E così si mettono in cerca di qualche maestro, qualche esperto che ci possa indicare dov'è la porta. E qui troviamo molte varianti al tema. Alcuni maestri dicono: la porta ce l'hai di fronte, sono io. Se mi guardi in profondità, vedrai che non c'è davanti a te un essere umano, ma un varco che ti porta nella luce. Quindi arrenditi a me, abbandonati all'amore verso di me, abbi fiducia cieca in me e attraverso me raggiungerai l'assoluta libertà che ti è negata. E alcuni di questi maestri aggiungono che solo attraverso me come porta, io sono l'unica porta che ci sia. Gli altri maestri non valgono niente da questo punto di vista. Devi attraversare l'unica porta che c'è, e l'unica porta sono io, che posso farti da tramite verso la grazia. E altri addirittura, quando sto parlando naturalmente per aver assistito a cose di questo genere, altri addirittura, quando c'è un discepolo che dopo un po' si stufa di questo fatto e se ne va, cercano di trattenerlo dicendogli: guarda che se te ne vai e volti le spalle alla grazia, ti capiteranno molte disgrazie. Nella tua vita tu sarai un fallito per sempre, non troverai da nessun'altra parte la porta. E questo vi dà la misura di quanto disperatamente certi guru hanno bisogno dei loro discepoli per sentirsi qualcuno, per il terrore di non sentirsi nessuno. Altri maestri danno altre risposte. Molti, se vogliamo usare un'immagine, ti dicono qualcosa di tipo che la porta si trova nel punto più segreto di un tempio che si trova in cima a una montagna inaccessibile, che potrai raggiungere solo dopo un percorso lunghissimo e pieno di ostacoli e sofferenze,
attraverso cui potrai, superando le varie prove, purificarti fino al punto in cui, nel momento in cui sarai davanti alla porta, potrai finalmente essere degno di attraversarla. Naturalmente questo non può non bastare una sola vita, molto spesso bisogna farlo in innumerevoli morti e rinascite, secondo questa cosa, perché la via è lunga e impervia, è una via in cui continuamente mi rendo conto che così come sono non vado bene e che quindi devo cambiare continuamente me stesso e quindi siamo sempre in attesa di diventare diversi da quello che siamo, anche se poi quando ci riusciamo a cambiare qualcosa non è mai abbastanza, perché per arrivare davanti alla porta bisognerebbe essere perfetti, ma la perfezione non è di questo mondo. Inoltre la porta dovrebbe promettere una felicità totale, una felicità completa ce la può dare solo l'infinito. Niente di finito può farci sentire completi, perché se possediamo la cosa più preziosa, comunque sia, non basta, è limitata e non ci dà quel senso di completezza. Solo l'infinito può dare la completezza. Ma se l'infinito è infinito veramente, non può stare soltanto in cima a quella montagna. Deve includere me ancora prima di cominciare a fare il sentiero, se no non è infinito, se no non è completezza. E dunque fare un tragitto lunghissimo per arrivare al tutto è dare per scontato che il tutto non è tutto, perché sta soltanto alla fine del percorso e non include me e il percorso. E quindi già questo fatto mi mette in condizione di sentirmi incompleto. E finché faccio un percorso sentendomi fuori del tutto, beh, vi rendete conto, o fuori dell'infinito, vi rendete conto che è una contraddizione in termini, che è lei che crea il problema del fatto che non riesco a raggiungere l'infinito. Ecco perché Krishnamurti diceva Truth is a pathless land, cioè la verità è una terra senza sentieri. Ecco perché Nisargadatta diceva ogni sentiero conduce all'illusione. Poi ci sono altri maestri che ti dicono che la porta non la devi cercare fuori, la devi cercare dentro casa tua, devi scendere in cantina e soprattutto cercare negli angoli bui. E così molti scendono nella cantina della propria mente, del proprio inconscio, a cercare questa porta. Il fatto è che di porte ne trovano tante, ma non questa, perché le profondità inconsce della mente sono inesauribili. C'è sempre qualcosa da scoprire, ovviamente. E quindi molti si impelagano in queste esplorazioni dell'inconscio non per conoscere meglio come è fatta la propria mente e basta, ma per trovare la porta verso l'infinito e naturalmente trovano solo una gran quantità di cose interessantissime, ma che riguardano la psiche, non riguardano ciò che noi veramente siamo nel profondo. E che dunque uno si mette a cercare i simbolismi alchemici, i simbolismi esoterici, poi si può passare tutta la vita divertendosi un mondo in mezzo a queste selve di simboli che rimandano ad altri simboli, senza mai trovare veramente questa porta. Ecco, a volte però succede qualcosa di strano, un po' simile, sapete, a quando uno ha la netta sensazione che ci sia dietro uno che lo guarda e allora all'improvviso si volta e la porta è lì. Non solo è lì, ma ci rendiamo conto che è sempre stata lì, veniva appresso a noi, un poco più dietro
della nostra schiena, come la coscienza è un po' più indietro degli occhi, un po' più indietro delle orecchie, un po' più indietro del naso, un po' più indietro dei pensieri. È sempre stata con noi, ma alle nostre spalle. E quando ci giriamo la vediamo, ma adesso il problema è: dov'è la chiave? E allora ci mettiamo di nuovo a cercare la chiave per aprire la porta. Una porta così preziosa, chissà che chiave c'ha. E quindi continuiamo la nostra attesa di trovare la chiave. E questo può impegnare anche qui una grande quantità di tempo nella vita di una persona che ha capito su per giù qual è la porta, ma la chiave non la trova. Fino a che forse prima o poi non si rende conto, magari stanco di cercare, getta la spugna e spinge la porta e la porta si apre. Perché la cattiva notizia è che non esiste una chiave per aprire quella porta, ma la buona notizia è che quella porta è sempre aperta. E allora finalmente si varca questa porta e si arriva dall'altra parte e ci si trova in un mondo strano perché è sconosciuto, nuovo e familiare allo stesso tempo. È familiare perché da un certo punto di vista è indistinguibile da prima. Quando si varca quella porta ci si accorge che ci si ritrova esattamente nello stesso punto in cui si era prima di varcare la soglia. Ci sono sempre il cielo, le nuvole, il sole, la luna, le montagne, i fiumi, gli alberi, le automobili, l'inquinamento, persone simpatiche, persone antipatiche. È tutto come prima e quindi è familiare. Ma c'è qualcosa di strano, di nuovo, di sconosciuto. Anzi, a un certo punto ci rendiamo conto che non è che c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di meno. Qualcosa è svanito rispetto a prima, una specie di peso che potremmo anche vedere come il fatto che non viviamo più un centro e che il centro non c'è o è dappertutto. Che cos'è svanito rispetto a prima? È svanito quel tizio che stava sempre a cercare qualcosa, che stava sempre ad aspettare che accadesse qualcosa e quindi è sparito il cercatore. Noi cerchiamo, disperatamente cerchiamo, perché ci sentiamo incompleti. E noi ci sentiamo incompleti per la pazza idea che crediamo di essere un io separato. Quando svanisce la separazione, che crea un centro e una periferia, fra me e tutto, quando svanisce questa separazione, magicamente svanisce il senso di incompletezza e quindi il cercatore muore. E possiamo anche avere delle sorprese in questo, perché prima di attraversare la porta, sentendo vari maestri o vari insegnamenti, ci capitava di avere un po' paura perché si parlava della sparizione dell'io che sparisce. E avevamo paura che noi come persona saremmo morti, saremmo svaniti. Invece quello che svanisce è il cercatore.
Quello che svanisce è quel tizio che sta sempre ad aspettare che accada qualcosa. Quello che resta è la persona che eravamo, il corpo che eravamo, la mente che eravamo, solo che non più imbrigliata e appesantita dall'idea di essere un io separato, diventa, come tutte le cose, una magnifica espressione dell'uno che gioca a essere due. E allora un grande senso di leggerezza viene avvertito non più da me, ma ovunque. E tutto diventa una danza sfrenata e vitale dell'energia. Bene, credo che possiamo passare ai nostri dialoghi. Ciao Mauro, buonasera. Eccolo, ciao, ciao. Eccomi, ciao. Allora, prima di tutto complimenti per il libro, sono emozionato a parlare con te veramente, perché ho letto il tuo libro, mi è piaciuto un casino, e Il sorriso segreto dell'essere, veramente fantastico, complimenti. Grazie. Allora, avevo due domande. La prima è se secondo te ci sono dei punti di incontro o magari di sviluppo tra psicologia e Vedanta. Ho acquistato anche ultimamente il libro Il Vedanta e l'inconscio, uno tra i tuoi consigliati anche. E poi la seconda questione invece riguarda il tempo. Ho letto anche io sono quello di Nisargadatta e diciamo si dice che il tempo non ha, cioè il percorso, il viaggio spirituale non ha senso, no? Non ha un fine, però invece secondo me per prendere coscienza, come dici tu, per far sparire quel cercatore, a volte c'è bisogno del viaggio per capire appunto che in realtà non si è mai andati da nessuna parte. Proprio per prendere coscienza di questo, non c'è bisogno invece di un viaggio, di tempo per capirlo? Ehm, Capire qualcosa non ha niente a che fare con la dimensione liberata che è sempre qui. Non si può capire in nessun modo e non se ne può prendere coscienza perché l'essere è coscienza e quindi di per sé in questa dimensione non è possibile comprendere niente. È l'io che vuole sempre, cioè la mente che vuole sempre comprendere. Il problema è che la mente è lo strumento attraverso cui l'uno gioca a diventare molti. Cioè immaginati come un cristallo e, e una luce, che è la luce impersonale, che non ha niente a che fare con l'io, dell'essere e della coscienza, che sono la stessa cosa. Questa luce, l'essere diventa luce e questa luce passa attraverso il cristallo che è la mente e quando la luce bianca, che è una sola ed è bianca, passa attraverso un cristallo, quello che succede, come sai, è che si crea un arcobaleno di colori, di tutti i colori. E quindi dall'uno si proietta la molteplicità. Ecco, eppure l'uno rimane sempre uno, la luce è sempre quella. Quindi la mente non è altro che lo strumento attraverso cui l'uno gioca il gioco del due o del molti. E quindi non potrà mai risalire, è uno strumento, non potrà mai risalire, cioè comprendere la sorgente attraverso cui avviene la sua stessa comprensione del molteplice. La mente può comprendere il molteplice, ma non può comprendere la sorgente. Quindi arrivare al pensiero, non vale la pena cercare perché tanto è tutto qui, non è, non ha niente a che fare con la libertà. È un processo mentale. Uno può pensare questo e rimanere completamente
schiavo del miraggio di essere un io separato, se no a quest'ora sarebbe stato molto semplice, basta dirlo, se uno ci crede. Io penso che molte persone ci credono, cioè se ne convincono, ma, ripeto, la comprensione è ancora una forma sottile di ricerca. E finché uno cerca, non fa che rinforzare l'idea di essere tagliato fuori dal tutto. Il punto è proprio quello, cioè anche il tempo nasce attraverso quel cristallo che è la mente, e col tempo nasce l'idea di una causa e di un effetto. Se una comprensione fosse capace di raggiungere l'infinito e la liberazione, va bene? La liberazione non sarebbe più tale, perché sarebbe condizionata da una causa, non sarebbe libertà totale. La libertà totale non ha cause, è sempre qui, è ciò da cui sorge tutto. Quindi la causa e l'effetto richiedono l'idea di tempo, e la percezione o l'idea del tempo è costruita dalla mente, e quindi la mente cerca sempre di causare, no? L'evento che ci porterà a essere liberi. Quindi è sempre un processo che avviene nel tempo, perché prima devi causarlo e poi viene l'evento. Il punto è che l'evento è sempre adesso, non può essere raggiunto. Quanti passi ci vogliono per arrivare qui? Quanto tempo ci vuole per arrivare all'adesso? E quindi il problema è che nel momento che entro nella prospettiva di dover mettere in atto delle azioni per causare l'arrivo della libertà o della liberazione, e in questo modo io già la sto spostando nel futuro e sto rinforzando l'idea che non è qui e non è adesso. Sebbene è ovvio che se uno cerca, come dico spesso, il proprio vero sé, uno sta qua, il vero sé che sta da un'altra parte. Oppure uno cerca la realtà, se è realtà deve stare anche qua. Se cerchi Dio, Dio è onnipresente, deve stare qua. E allora il fatto che io devo fare un viaggio per raggiungerlo è l'unico ostacolo ad accorgermi che è tutto già qua. Il punto è che non me ne posso rendere conto io come io separato, perché io stesso sto dopo il cristallo. Io sono come l'arcobaleno, faccio parte di quella molteplicità, l'apparizione di un io separato è parte del gioco, non è quello che sono veramente, o perlomeno la luce è sia la luce una, sia l'arcobaleno. Noi abbiamo il problema di esserci identificati con un colore specifico dell'arcobaleno e pensiamo che gli altri colori, cioè il mondo, le persone e la sorgente da cui viene tutto questo, sono separati da me. Allora, questo si può capire, la mente lo può capire, ma capire ripeto, è ancora una forma sottile a volte dico di ricerca, a volte la comprensione è come il riflesso di questa luce di chiarezza sulla mente, e allora avviene la comprensione. Questa comprensione è molto utile nella nostra vita quotidiana, nel senso che sapere che non esistono separazioni può eliminare una grande quantità di sofferenza inutile nella nostra vita, che non esiste separazione. Quindi se veramente l'umanità comprendesse con la mente soltanto, magari, che non ci sono separazioni, non ci sarebbero disastri ecologici, perché vedremmo l'interconnessione di tutto. Però la comprensione non ha il potere di dissolvere quel confine che ci separa. È solo quando la comprensione stessa diventa obsoleta che la chiarezza risplende nella maniera più evidente, che non è comprensione.
L'altra domanda, diciamo che non credo che il Vedanta si occupi di psicologia, nel senso che almeno nelle sue forme più così, il Vedanta è appunto vedere il mio vero sé, la natura profonda della realtà e delle cose. Questo non toglie che ci siano alcuni che, come per esempio anche Desjardins, invitano le persone anche a fare un lavoro su se stessi per chiarificare la mente. Personalmente io su questo, a me Desjardins piace moltissimo, però ecco, secondo me c'è il rischio che crei l'idea che appunto c'è un percorso da fare. Desjardins, se tu lo leggi nei suoi libri, da un lato parla di un percorso e dall'altro dice che non c'è un percorso. E questo è appunto apparentemente contraddittorio, ma uno si rivolge a chi ha davanti, quindi forse certe persone hanno bisogno di altro e quindi si fa bene a darglielo, insomma. Ok, ti ringrazio. Un'ultima cosa, se hai un paio di titoli di libri da consigliare per una lettura, ecco, tra i tuoi preferiti, una curiosità. Guarda, in italiano io trovo che nel campo della non dualità a me piace molto quel libro di Tony Parsons che a parte Nisargadatta, cioè a parte cioè Sì, Nisargadatta, chiaro, io sono chiaro. quello, ecco, più dell'ultimo Nisargadatta, dico proprio io sono quello, come quindi vabbè, questi è chiaro, Libertà dal conosciuto di Krishnamurti, eccetera. Però ecco, autori contemporanei in italiano ce ne sono due che sono molto diversi fra loro, ma che mi piacciono molto. Uno è Tony Parsons, che ha fatto, si chiama, il libro ha un titolo in inglese, ma il libro è tradotto in italiano, si chiama Open Secret. Molti hanno reazioni violente contro, perché lui è un iconoclasta peggio di Krishnamurti da un certo punto di vista, quindi molti proprio si arrabbiano o se ne vanno e fanno bene, se non gli suona meglio, cioè non c'è che... Se però risuona, smantella un sacco di cose dentro. L'altro invece è Jeff Foster, che ha scritto, adesso non ce l'ho qui, insomma, comunque in italiano si trovano uno con le macro edizioni, che un paio, 2 o 3 di questi libri sono interessanti perché invece cerca di vedere le cose nella propria anche esperienza quotidiana. Parla delle dipendenze, parla di altro, però sempre con questa apertura non duale, quindi molto diverso da Tony Parsons che invece indica sempre e soltanto l'assoluto, diciamo. Però è interessante, sono alcuni che non trovano, che non gli risuona un libro, si trovano a loro agio con quell'altro. Ok, grazie Mauro. Figurati. Buonasera Mauro, piacere Sì. di conoscerla. Piacere. Praticamente ha risposto già alla prima domanda che avevo messo rispondendo a Paolo. Più che altro mi ha molto interessato il discorso che faceva stasera, questa dalla molteplicità all'uno. Siccome fa parte anche un po' del mio lavoro, essendo musicista, e vedo che continuamente noi musicisti facciamo questo, almeno ci proviamo, specialmente in orchestra, quando siamo in orchestra, cioè quello di unificare l'orchestra, siamo in tanti, io sono direttore d'orchestra e anche di coro, Alessandro lo sa, e come direttore cerco di fare questo, cioè unire le anime in un'unica soluzione al momento dell'esecuzione. La domanda che però abbiamo anche molto a che fare con la questione del tempo. Siccome a entrambe le cose ha risposto poco fa, perciò la domanda è praticamente fatta. L'unica cosa che mi veniva in mente mentre ascoltavo la risposta a Paolo
che questa cosa di andare nella molteplicità, cioè questo di essere, purtroppo, volente o non volente, ci siamo nella dualità, con la mente, ovviamente. Come diceva, almeno io chiedo, se ho capito bene, Nisargadatta diceva che veniamo, cioè all'origine siamo uno già. Noi, l'uno c'è sempre stato, cioè praticamente non è mai andato via, però si cala nella molteplicità. Per quale motivo ha questa esigenza di entrare nella dualità? Allora, a volte a questa domanda rispondo dicendo così, che la risposta breve è perché no? Beh. La risposta più articolata però è sempre una risposta così, insomma, senza pretese, ma io credo che siccome è come, la realtà è come un nulla, ma un nulla non nel senso di vuoto assoluto, nel senso di un nulla che appare come tutto. È un'infinita, è per quello che parlo di selvaggia vitalità, perché è un infinito che, essendo infinito, ha una creatività infinita e deve apparire in tutti i possibili modi, in tutte le possibili forme, rimanendo uno. Uno e molteplice sono due concetti opposti soltanto perché il nostro pensiero astratto funziona per coppie di opposti. A seconda della legge la legge della non contraddizione, una cosa o è uno o è molto. Ecco, nella realtà invece l'uno e i molti sono due modi diversi e contemporanei di essere tutto questo. E infatti se tu sei un direttore d'orchestra, no? E quando tu, da un lato è vero quello che dici, cioè si devono unificare, che c'hai davanti un'orchestra, ognuno con i cavoli suoi, ognuno, eccetera, e devi riuscire a creare qualcosa di unitario in tutto questo, no? Però nello stesso tempo c'è già l'uno, nel senso che ne so, se esegui una sinfonia di Mozart, la forma di quella sinfonia è già. Esatto. E quindi è lei che è già unitariamente dà quest'unità attraverso te, che devi riuscire da un lato a mettere insieme, ma dall'altro a calare questa unità che è dentro di te, perché hai studiato la partitura, perché hai sentito, anche perché vedi la metafora della musica è interessante, perché quando uno ascolta la musica, parlo di tutti i tipi di musica naturalmente, a me piace molto quella classica, quindi ecco, quando tu ascolti la musica non ti puoi fermare sulle singole cose, eppure le devi percepire, quindi nello stesso tempo tu percepisci i singoli strumenti e percepisci nello stesso tempo l'insieme di questi strumenti e che non può fermarsi, va, no? Ecco, allora a me piaceva molto una metafora che usava Alan Watts quando diceva che noi viviamo spesso, come anche nel discorso di questa sera, la nostra vita usando la metafora del viaggio. Cioè noi viviamo, è come se fosse un viaggio che ha una meta, quindi uno quando viaggia è perché deve andare in un posto e quindi la nostra vita è scandita da un viaggio verso la scuola, da un viaggio verso la laurea, da un viaggio verso il lavoro, da un viaggio verso quello che ti pare e quindi ogni volta noi di nuovo aspettiamo di raggiungere la prossima meta. Diceva Alan Watts con il suo senso dell'umorismo, fino all'ultima meta che è la pensione, dove uno finalmente si potrebbe godere la vita, se non che nella pensione si trova senza un capello in testa, senza denti o con la prostata ingrossata e non c'è molto da godere. Allora lui diceva tutto avrebbe potuto essere esattamente come è stato, senza cambiare niente, usando
la metafora della musica, la vita come musica. E la musica, il bello è che non è un andare verso una meta. Se la cosa importante fosse non il viaggio ma la meta, sarebbero i finali. Allora un compositore farebbe solo finali, la gente andrebbe a sentire un concerto, l'orchestra zanza, finito, finito, perché se si vive la musica come un viaggio verso una meta, ovviamente, ma invece la musica non ha una meta, deve essere goduta di momento in momento per come si esprime in quel momento. Non ha una direzione, non ha uno scopo. Sarebbe molto triste cantare una canzone allo scopo di arrivare il prima possibile alla fine, no? E quindi, Esatto. e questo però vuol dire, dà un sapore, un sapore così intuitivo a che significa vivere contemporaneamente nel tempo e senza tempo. Nel senso che se io la musica non devo arrivare a sentire, cioè non è importante dove arriva, ma dove è, nello stesso tempo scorre, ma è sempre soltanto nell'adesso. Esatto, tra l'altro, mi scusi se la interrompo, riguardo questo è incredibile come questa che ha appena detto coincide con siccome mi seguo, non so se la conosce, un grande direttore d'orchestra che era Celibidache, che uno dei miei... io sono un allievo del suo allievo, di un Ma sul allievo. serio? Sì, sì, segue la fenomenologia ormai da parecchi anni, la fenomenologia che lui ha fondato. E dice proprio questo che lei ha appena detto, cioè che nella musica l'inizio e la fine sono contenuti nello stesso momento. Esatto, diceva così. Esatto, la fine è contenuta nell'inizio, però ha bisogno del tempo Cronos, però va vissuto nel Kairos, nel mentre trascorre, però chiaramente c'è un tempo fenomenico che è quello di tutti i giorni, che deve scorrere, perciò, però allo stesso tempo attimo secondo per secondo della musica va vissuto come in quel momento, esattamente come lei ha detto, ed è bellissimo, e andrebbe fatta anche la spiritualità così, suppongo. Celibidache che tra l'altro ne parlava, adesso non mi ricordo quando nella sua vita ebbe questa intuizione, come una specie di lampo di illuminazione, quando scoprì che la fine e il principio erano... Esatto. Grazie. Mi piacerebbe una volta al di fuori del satsang chiacchierare un po' di musica. Con grande piacere, anzi sono un piacere tutto mio, magari troveremo il modo un giorno. Sì. Grazie mille di tutto, grazie. Dunque, se puoi ridire il nome del direttore d'orchestra, del musicista. Allora, Sergiu Celibidache, se non sbaglio. Rumeno era. Sì. Ciao Mauro. Ciao Alessandro, ciao. Beh, devo dire che dopo questo intervento, perché è bellissimo, sono rimasto anch'io affascinato e faccio una proposta così. Se capiterà anche altri incontri in cui c'è questo tema, mi piacerebbe, perché mi ha colpito molto, mi ha molto affascinato e preso. Così. Non ho domande adesso. Mi esplicito. No, in realtà due cose insomma che volevo chiedere anche rispetto agli ultimi incontri, domande anche per capire, diciamo, non so se il mio livello di comprensione o se ho capito, no? Per esempio mi ha colpito molto quando una volta ho parlato dei concetti, no? Cioè in qualche modo cioè il concetto è qualcosa che è molto limitato, cioè in qualche modo questa comprensione, Nisargadatta parla sempre dei concetti, no? Ma anche in qualche modo cercare di eliminare il concetto o di andare al di là del concetto è un concetto anche questo. Cioè è come se ogni volta che si va al di là di qualcosa, che si formula un concetto appunto che sottopone un pensiero, ma anche di un sentire, è qualcosa di illusorio, perché c'è qualcos'altro. Questo è,
è come non so, toccare proprio una bolla di sapone, no? Ti sembra di avere toccato qualcosa, ma poi esplode, no? Cioè questa idea di andare al di là dei concetti, e che poi andare al di là dei concetti è un concetto anche questo, ecco, è una delle cose che... E poi l'altra volta avevi detto del cervello, no? L'idea che il cervello è un impianto in qualche modo che riduce, no? È un riduttore di realtà. Io ho riflettuto dopo questo intervento, perché mi sono detto, se anche la coscienza non fosse in qualche modo una funzione per dividere la realtà, cioè la coscienza è ciò che ci permette di vedere il mondo. Lo vediamo perché lo vediamo per differenze, no? Come la Gestalt, no? Non so per dire, c'è questa cosa, lo sfondo, no? Ma quindi la coscienza è per se stessa in qualche modo anch'esso un riduttore, non so come dire, cioè, la realtà reale è al di là, cioè è qualcosa che non può essere diviso. Non so se mi sto spiegando. Mi ha colpito questo concetto di riduzionismo del cervello. E l'ultima cosa che volevo soltanto condividere, questo di un film che mi aveva colpito tempo fa, che era La forza del guerriero, e nell'ultimo satsang la volevo dire così come suggestione al gruppo, perché nell'ultimo, cioè, c'è questo maestro, diciamo, un po' particolare, il suo allievo, e alla fine il maestro gli dice proprio: dove sei? E l'allievo gli dice: qui. E gli dice: che ore sono? E l'allievo gli dice: adesso. Poi l'ultima cosa che mi ha sempre fatto i brividi, e volevo fare un tatuaggio, anche se l'ultima domanda è: cosa sei? E l'allievo gli risponde: questo momento. E Sì. quindi ecco, grazie. Senti, no, ovviamente parto dalla domanda sulla coscienza, dipende da quello che si intende per la parola coscienza. Io per mente intendo tutti i processi psichici che hanno a che fare non solo ovviamente con i ricordi, i pensieri, le emozioni, le immagini, ma anche con l'elaborazione dei sensi, cioè dell'input sensoriale, degli odori, i colori, i sapori. Ecco perché parlo della mente come da un lato ovviamente vista come la descrivevo in altre cose, è un riduttore di pressione soprattutto per quello che riguarda l'elaborazione dei sensi e anche forse sì, anche dei pensieri, cioè nel senso che i sensi comunicano alla mente un'enorme quantità di dati che noi completamente ignoriamo perché siamo fatti per sopravvivere. Se noi vedessimo non solo quelle frequenze visive, le frequenze dei raggi elettromagnetici che chiamiamo luce, no? Se noi vediamo in una gamma ristretta di frequenze, per esempio non vediamo le onde radio che sono più lente, non vediamo i raggi cosmici che sono più veloci, eppure sono frequenze elettromagnetiche come quelle frequenze che noi chiamiamo luce e che vediamo come colori. Perché vediamo quelle? Perché evolutivamente il nostro organismo a questo livello di grandezza in cui ci troviamo, in questo ambiente, deve vedere soltanto le cose che gli servono per sopravvivere e per adattarsi. Per di più, noi non vediamo come sono le cose, vediamo, come dice Hoffman, magari lo riprenderemo in un altro discorso, noi non vediamo realmente quello che c'è, anche perché vedere è già costruire. Quello che c'è non si vede, è invisibile, perché non ci sono, senza gli occhi che vedi, non è che c'è qualcosa, cioè, mentre quando noi vediamo, noi abbiamo un input, ma costruiamo qualcosa, non esiste, cioè non è che c'è il verde, il rosso, il giallo, è come il nostro apparato neurologico traduce certe frequenze. Ma anche queste frequenze, che noi chiamiamo frequenze, le chiamiamo attraverso dei concetti, qui tornano i concetti, che ha elaborato la scienza perché con questi concetti ci si adatta meglio alla realtà, ma che è una frequenza? Allora, tutto il mondo che noi vediamo
diceva Hoffman, questo neuroscienziato, che è un po' come il desktop di un computer, cioè quando tu nel desktop del tuo computer vedi un quadratino giallo ed è l'icona delle mail, questo quadratino non ha niente di simile alle vere mail, non solo, non ha niente di simile a quello che le produce, cioè ai circuiti elettrici, alla corrente che scorre, niente, cioè è un simbolo completamente, però è utile perché tu clicchi e accedi alle mail. Quindi tutto quello che appare su questo desktop non è la realtà così com'è, e così com'è già dire qualcosa di troppo, ma è il modo in cui il nostro apparato neurologico si rappresenta le cose nel modo in cui noi possiamo sopravvivere. E quindi è illusorio tutto quello che noi percepiamo della realtà da questo punto di vista, ma utile per sopravvivere. Come, che ne so, certe rane che percepiscono soltanto certi movimenti visivi e non altri, perché quei movimenti sono i movimenti delle mosche che loro riconoscono per mangiare. Se riconoscessero tutti i movimenti non potrebbero acchiappare manco una mosca, per dire. Quindi il punto è che noi non è che vediamo la realtà in modo ridotto, non la vediamo proprio, la traduciamo in qualcosa di diverso che però, se premo quella cosa, succede qualcosa che mi è utile, punto. Nello stesso tempo però la mente ha proprio attraverso i sensi e i loro limiti, attraverso i pensieri che sono fatti di parole e di concetti, la mente è quel cristallo di cui parlavo prima, cioè la luce della coscienza, che è dappertutto ed è una, attraversando questo cristallo produce quella molteplicità che è l'universo in cui noi ci troviamo e che possiamo conoscere soltanto dal cristallo in poi. Quindi la coscienza non ha nessun limite, perché la coscienza, quella che io chiamo coscienza, non è la mente, quella che io chiamo coscienza è la semplice luce per cui ci accorgiamo delle cose. Il limite sta nel fatto che possiamo accorgerci di certe cose e non di certe altre, a seconda appunto dei limiti dell'apparato attraverso cui si percepiscono. Cioè, se un lombrico non ha gli occhi e non può vedere, ma la coscienza che attraversa tutto è dappertutto, è nel sentire, nel vedere, non ha limiti. Ripeto, i limiti riguardano ciò di cui siamo coscienti, ma non il fatto di essere coscienti, che non è neanche legato all'io. Noi siamo tanti apparenti io separati che credono di essere coscienti ognuno per conto suo, mentre la coscienza è il campo in cui tutto questo si manifesta. Almeno così, ripeto, però la parola coscienza può essere usata in modi diversi. Per quello che riguarda i concetti, è vero, ci fu anche una grande dibattito nell'VIII secolo d.C. in Tibet fra due scuole buddiste, e il re del Tibet doveva decidere quale scuola importare come religione appoggiata da lui, fra la scuola indiana e quella cinese. E uno dei motivi di maggior conflitto fra queste due scuole era proprio l'uso dei concetti, perché quella indiana diceva dobbiamo usare dei concetti sempre più sottili per scalzare concetti più grossi. Una volta che abbiamo usato questi concetti più sottili, dobbiamo usarne altri più sottili ancora per scalzare quelli, e così via. E allora che succede? Che a un certo punto, come due bastoncini sfregati a un certo punto generano il fuoco, così l'uso di questi concetti genera una conoscenza intuitiva che non è concettuale e che porta ad andare oltre la mente.
Invece la scuola cinese diceva: se cominci a usare i concetti per scalzare altri concetti, non finisci più. Continui sempre a rimanere prigioniero nel mondo dei concetti. La cosa migliore da fare è metterti seduto adesso e lasciare la mente libera da tutti i concetti. Ecco, queste erano le due cose. Il punto a monte di tutto questo però è: non c'è in realtà nessun io separato. Se non c'è separazione, non c'è nessun io separato che possa scegliere di usare o di non usare i concetti, di andare al di là dei concetti. I concetti ci sono, funzionano, non portano a niente, perché niente porta a niente. Tutto quello che sorge come espressione dell'uno, è l'uno, tutto questo è l'uno, non ha bisogno di raggiungere niente. Anche l'idea balzana che noi siamo degli io separati è l'uno che gioca a nascondino con se stesso, punto. È un bel gioco. Ah, e aspetta, ecco, la parola coscienza però, in effetti, usare questa parola quando si parla dell'uno, dell'assoluto, può essere per molti fuorviante, perché normalmente nel background del nostro uso delle nostre parole, quando si parla di coscienza, si ha sempre l'impressione di una cosa personale, individuale, la tua coscienza, la mia coscienza. Ecco. Allora, invece, quando io parlo di coscienza, parlo di questa luce, va bene? Però crea sempre queste associazioni personali. Allora, una parola alternativa che indica esattamente la stessa cosa è adesso, quando quello dice chi sei questo momento. Perché? Perché l'adesso, cioè il presente, non contrapposto al passato e al futuro, ma come l'unica cosa che c'è, perché c'è sempre solo il presente. Allora, questo presente che i mistici medievali chiamavano nunc stans, contrapponendolo al nunc fluens, cioè dice non è il presente di cui parliamo, è un presente senza confini, sconfinato, è sempre qui, non è un presente che scorre. Allora, la parola presente indica, diciamo, la capacità di indicare ugualmente questa dimensione dove l'essere è, come la parola coscienza, ma è più facile, quando dico adesso, che venga recepito non come una cosa personale, ma come qualcosa che tutti noi condividiamo. E quindi ha meno associazioni con l'individuo della parola coscienza. L'adesso è tutto questo. Grazie, grazie, grazie. A presto. Ciao a tutti. Volevo dire, prima si parlava dell'uno che diventa molteplice, no? Più o meno, oppure dell'assoluto che diventa quello che ci appare. Vorrei correggere perché vabbè l'avrò detto Sì, pure, sì, ma sì. l'uno che appare come molti Sì, non certo. diventa, perché diventa implica il tempo. Sì, no, infatti, partiamo che tutto è uno, però per farmi capire, diciamo, voglio dire questi due momenti che sono uno però in realtà, dell'assoluto e del molteplice, oppure a volte si dice del non manifestato e della manifestazione. Esatto, Ecco. esatto. Si diceva prima, ma perché avviene questo, no? Ecco, ma è possibile che ciò avvenga perché l'assoluto l'assoluto di per sé non sa di essere, lo viene a sapere solo attraverso il molteplice, attraverso la coscienza, diciamo, diventa cosciente di sé solo attraverso il molteplice. È un po' strano pensare che come un infinito che non sa di essere, però è. L'infinito non è cosciente di essere,
perché è coscienza. Cioè, Però diventa cosciente attraverso il molteplice. lui, no, allora diciamo così, per avvicinarci il più possibile con le parole. Sì. Ecco, l'essere o l'assoluto è coscienza. Ma dire che è coscienza vuol dire non che è cosciente di qualcosa, vuol dire che è la luce che permette qualsiasi coscienza, perché essere coscienti per noi molto spesso significa io sono cosciente di qualcosa. Noi siamo coscienti, tu in questo momento sei cosciente di queste immagini che vedi al computer, dei tuoi pensieri, del caldo, del freddo, no? Ecco, poi vai a dormire. Quando non sogni più e ti trovi nel sonno profondo, sei cosciente o non sei cosciente? No, mi sembra Perché di no. no? Come fai a dire che non sei cosciente? Per esempio, quando uno è sotto anestesia, Eh, è cosciente. appunto, non lo so, rispondimi tu. Perché Cioè, io dico di no. ecco, mi puoi spiegare che cosa ti induce a dire di no? Perché non sperimento nulla. Esatto, perché non percepisci niente. Sì, 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 Ok, certo. allora facciamo un altro esempio. Ti chiudi dentro una stanza completamente insonorizzata, non senti niente, l'udito non c'è, sei sordo? C'è l'udito, sì. Eh? L'udito c'è, non Eh, c'è non c'è il suono, il suono, sì. ma l'udito resta. Come fai a sapere che resta? Perché quando viene un suono te ne accorgi? Sì, però tu c'hai l'udito, ma potresti non sapere di avere l'udito. Esatto. Potresti addirittura credere di essere diventato sordo, però poi come viene un rumore ti accorgi che c'è sempre rimasto l'udito. Non c'è stato un momento in cui l'udito non c'era, semplicemente non c'era niente da ascoltare. Però tu te ne rendi conto solo quando c'è il suono, se no non E sai qui, di avere un udito. esatto. Ecco, quindi nel sonno profondo senza sogni, la coscienza come luce, come capacità di illuminare qualsiasi cosa c'è. Se fosse andata via completamente, come fa a tornare quando la mattina ti svegli? Semplicemente spariscono tutti i contenuti che possono apparire nella coscienza e quindi uno non ha più percezioni. Quindi, come dicevo prima, quando noi diciamo essere coscienti, non essere coscienti, noi diamo per scontato l'idea di essere coscienti di qualcosa. Quindi diciamo che nel momento in cui noi diciamo quello è cosciente, a volte diamo per scontato che la coscienza, essere cosciente significhi che c'è sempre una percezione, qualcosa di cui essere coscienti. Invece, quando io parlo di coscienza intrinseca all'essere, all'assoluto, non parlo di quello, parlo della capacità di illuminare le cose che c'è indipendentemente se appaiano o non scompaiano le cose. Salve Mauro. Salve. A Milano, ciao. Senti, volevo riprendere la tua introduzione e anche il commento di Alessandro, visto che tra l'altro proprio ieri sera mi sono rivista il film La forza del guerriero e anche a me ha dato un bel brivido, me lo ricordavo, ma un bel brivido sentire quel finale. Allora, la domanda è questa. È evidente, è chiarissimo tutto quello che dici ed è evidente che per me è evidente che quando tu parli di questo stai facendo esperienza di questo, non ne parli solamente, fai esperienza in prima persona. E a me verrebbe da dirti cosa devo fare per non sentirmi separata, ma so che questa domanda la fa la mente e lo fa l'ego. Quindi mi sento incastrata ormai da tempo, sentendo chiaramente quando è l'ego o quando è la mente, quando è questo tizio che mi possiede, che aspetta di fare
questa tizia, va, così viene un po' meglio, che mi possiede, che sta aspettando, eccetera. Ma di fatto poi mi chiedo, va bene, ma allora che mi sento incastrata, è solo la grazia divina eventualmente che un bel momento mi farà esperire quello che tu stai provando? Quando si avviene, perché se no mi metto l'anima in pace, utilizzo una parola che hai utilizzato tu, arrendersi, e come va, e quindi aspetterò magari anche molte vite, ma io mi sento separata, ho ogni tanto delle sensazioni di non separazione e non ho modo di razionalizzarle, sono sensazioni, però insomma mi sento un po' incastrata. Ecco. Non solo tu, penso che sia una cosa molto comune questa cosa che tu hai descritto. Però prima di tutto, poco fa dicevamo che la comprensione non serve molto, nel senso che a questo serve ad altro, ma perché in realtà questo niente che appare come tutto non si può comprendere. Quindi non si può comprendere, molti dicono, va bene, tu non hai una comprensione intellettuale, la tua è una comprensione solo intellettuale oppure ne fai esperienza? Non puoi farne esperienza. O, se preferisci, ogni esperienza che fai è esperienza dell'uno che appare come quella esperienza. Né io né Nisargadatta né il Buddha né chiunque altro può farne esperienza, perché sarebbe limitare enormemente la portata di tutto questo. Come fai a fare esperienza della sorgente infinita di tutte le esperienze? Visto che le esperienze appaiono soltanto dopo che è stato attraversato quel cristallo di cui si parlava. Colui che è, cioè la sorgente di tutte le esperienze, che noi limitatamente viviamo come il nostro io, no? Quando tu dici io puoi intendere tante cose, però intendi anche il tuo sguardo su tutto, cioè il punto da cui la coscienza, cioè se tu invece di andare verso il mondo delle esperienze, che sono varie, belle, gli alti e bassi di cui parlavo prima, le esperienze, se tu fai un passo indietro, no? E vai a cercare da dove viene quello sguardo che fa esperienza, va bene? Arrivi a un punto e questo punto è anche collegato alla sensazione di esistere, di esserci, è quella cosa indubitabile di cui parlava pure Cartesio, per cui tu arrivi a un punto dove dici io sono e sono cosciente. Ecco, fino a lì può arrivare la mente, perché poi dietro è oltre il cristallo, capito? Allora, ma dietro non ci sono delle esperienze, c'è la luce che rende possibile qualsiasi esperienza e non può essere trasformata in un oggetto di cui avere esperienza. L'esperienza è sempre di un oggetto. Quindi diciamo che la sorgente di tutte le esperienze non è un'esperienza. E non è un oggetto di cui poter fare esperienza. E neanche tu che esperisci le cose, non sei una cosa che la mente possa comprendere o di cui possa fare esperienza. Nello stesso tempo, però, ogni esperienza che tu fai non è altro che l'uno che appare come la sedia su cui siedi, come la mia voce che odi, come il muro di fronte a te. È sempre e soltanto il tutto che appare in questo modo perché ama appunto la varietà e la molteplicità. Quindi da un certo punto di vista è molto semplice, perché tutto quello che appare non è altro che questo. Nello stesso tempo tu dici, va bene, ma io che posso fare? Perché se no mi sento incastrata. Il punto è che se tu pensi di dover fare qualcosa, non fai che rinforzare l'idea che Rita è un io separato che deve fare qualcosa per cambiare e in futuro raggiungere
qualcosa che è già qui. Allora è chiaro che ti senti incastrata dentro quella separazione che ha costruito la mente. Quando tu tiri un confine dove finisce Rita e comincia tutto il resto, è chiaro che poi tu sei piccola piccola rispetto a tutto il resto e ti sentirai molto incompleta, è per quello che cercherai di raggiungere il tutto. Ma chi lo raggiunge? Un io separato che non c'è, che è un miraggio, perché l'io separato è un miraggio, non c'è questa. In realtà non è che noi dobbiamo dissolvere una separazione che ci imprigiona. Noi dobbiamo accorgerci, cioè quello che può succedere è che si svela l'illusorietà di questo miraggio, ma non a Rita, a un vedere che è proprio poco dietro di te, come la porta. Non è Rita che vede, il vedere è uno, anche il vedere è uno, la coscienza è una, però può succedere che Rita creda al miraggio di essere un io separato. Non deve neanche sparire il miraggio, basta sapere che è un miraggio, no? Se tu ti accorgi che vedi l'acqua in fondo all'autostrada d'estate e sai che è un miraggio, il fatto che tu sappia che è un miraggio mica lo fa scomparire, continui a vedere dell'acqua, però sai che non c'è acqua. Quindi tu puoi anche continuare a vedere Rita che appare come un io separato, ma questo vedere vede anche il miraggio, cioè vede anche che è un miraggio. E allora tu dici sì, allora che devo fare? Ma se tu mi chiedi che devo fare, parti di nuovo e se io ti dicessi, io potrei risponderti, rilassati e non fare niente, non c'è bisogno di fare niente, però a chi parlo? A un io separato che deve seguire le mie istruzioni? Ti rendi conto che allora lui dice sì, allora dice adesso cerco di rilassarmi, di non fare niente, perché dopo finalmente raggiungerò la libertà. E il fatto è che crei continuamente quel dopo che invece è qui. Quindi quello che può succedere è un collasso del miraggio, tutto lì, ma non è neanche necessario quello perché, ripeto, tu così come sei adesso, che ti senti prigioniera, è l'uno che si esprime attraverso sentirsi prigioniera. Tony Parsons parla del fatto che tutto quello che succede nella nostra vita, cioè, allora, Tony Parsons dice, noi siamo l'uno che gioca al gioco di dimenticarsi di essere l'uno e si crede separato, ma siamo sempre l'uno, che gioca a far finta di essere separato. Nel momento in cui noi cerchiamo di raggiungere la non separazione, continuiamo a, diciamo, a nutrire questa convinzione. Smettere di cercare non significa che sparisce il cercatore. Ci sono cercatori che ne hanno provate tutte, non ha funzionato niente. Allora dico, sai che c'è? Ho capito, devo smettere di cercare, ma perché? Perché devo raggiungere nel futuro quello che sta qui e quindi continui a rimandare. Poi a un certo punto può succedere, Tony Parsons fa l'esempio di uno che va in giro con un macete che si chiama cercare di raggiungere, aspettare che arrivi, dentro una giungla e alla ricerca di un sentiero che non c'è, cominciamo a rompere tutte le piante possibili e immaginabili per arrivare da qualche parte, fino a che siamo talmente esausti, dice, che ci lasciamo cadere a terra, cadiamo a terra perché siamo esausti. E a quel punto dice, un cervo esce dal bosco e ti bacia sul naso. Che meraviglia! Ed è talmente bello questa immagine perché appunto però ripeto, quando tu vai in giro col macete per raggiungere qualcosa, non sei altro che l'uno che gioca a fare questo. Okay.
Ti ringrazio, ti ringrazio. Tutto questo è collegato anche a una bella disillusione. Sento un grande sentimento rispetto a quello che dicevi all'inizio, cioè c'è una parte di me che sente che non c'è niente da raggiungere, che non ha senso, che non c'è la dimensione del tempo. Quindi non lo so, che questo momento è così, misto. Però Guarda, è quello che interessante. dici, quello che dici è importante perché noi ci facciamo l'idea della liberazione o del risveglio, chiamalo come vuoi, come di una panacea universale raggiunta la quale tutto sarà perfetto. E questa è l'ultima illusione. E siccome ogni illusione porta a una disillusione, quando crolla anche quella, noi sentiamo una disillusione, ma quello che resta è un'ignota e sfrenata vitalità. Solo che c'è, ma nel momento in cui noi cerchiamo di raggiungerla, finché cerchiamo di raggiungerla, non appare visibile, c'è, è quella. Anche il nostro cercare di raggiungerla è un'espressione di quella vitalità, però l'io non ha niente da guadagnare da questo. Come dico spesso, l'assoluto, la libertà suprema, non è per l'io. Se l'io cerca sempre di ottenere qualcosa giustamente a suo vantaggio, ma come dico, quando c'è dolore, quando c'è rabbia, l'assoluto non è una medicina per la paura, la rabbia o il dolore. Quando c'è il dolore o la rabbia, l'assoluto è il dolore, è la rabbia. È la perfetta espressione, è il perfetto invito a renderti conto di questo. È chiaro che l'io non c'è niente da guadagnarci, è quello che è, c'è già, la rabbia, la paura, ci sono già, quindi che ci guadagno? Che cosa ne traggo? Niente. Anzi, rischia di vedere esposta l'illusorietà della sua separazione. Certo. Grazie mille Mauro. Grazie. Piacere. Ciao. Ciao, buonasera. Senti, allora, non so se è una domanda, forse una condivisione, comunque io ti parlo e poi tu mi dici quello che ti va. Io quella cosa di cadere giù spossato la conosco bene, diciamo, ecco. Che cosa? Appunto, Scusa, non ho sentito. quella sensazione che descrivevi prima citando Tony, di cadere giù esausti, l'ho attraversata molto, molto intensamente. E niente, ripartirei da questa cosa, che la libertà per come la sento io adesso non corrisponde a nessuna esperienza in particolare. Può essere evidente, meno evidente, forse c'è un sapore, ecco, che attraversa le tante modulazioni, un qualcosa che è come una sorta di casa, di senso di casa, però non è una esperienza rispetto alle altre, è un sapore che attraversa le varie esperienze. Quello che succede in tutto questo sono correnti energetiche fortissime nel corpo, molto frequenti, di varia, diciamo, natura, localizzazione. Un po' ci sono sempre state, un po' forse sono più forti di un tempo. Ecco, quindi di questo ti volevo condividertelo se hai qualche osservazione da fare su questo, diciamo, non lo so come dire, uh, serie di eventi corporei. A volte sembra un'energia che attraversa il corpo, ma come se lo spaccasse, ecco, e riguarda proprio il corpo in quanto tale. E poi ho una domanda più filosofica forse, però questo è più importante, se ti va di dire qualcosa. Ma tu qual è la tua reazione a questo tipo, queste esperienze di energia? Che cosa provi quando accadono? Ma può essere qualcosa anche di estatico a volte può essere di vulnerabilità, a volte proprio come un qualcosa di esplosivo, quindi dove mi sembra che ci sia qualche cosa che è una sorta di contrasto, di contrazione, ecco,
rispetto a cui qualcos'altro esplode, ecco. Mm. Può avere queste modulazioni qua. Può essere anche un'immensa vitalità, cioè dormire poco, cioè che ci sia tanta energia nel corpo, no? Anche per fare, per esempio, un sacco di... A me piace, come sai, studiare, quindi un sacco di energia per farlo o per lavorare, insomma, per quello che è. Diciamo, i punti dove non è confortevole è quando c'è questa sensazione di contrazione, esplosione, altrimenti può essere anche molto, molto bello, insomma, di natura in un certo senso erotica, se vuoi, in senso lato, se mi spiego. Però sicuramente è tutto molto forte, quindi così te lo sottopongo. Guarda, in genere penso che ci possono essere due aspetti o due cose alternative, cioè questi fenomeni possono accadere perché nella propria vita c'è uno squilibrio, cioè qualcosa è troppo accentuato o molto più spesso qualcosa manca. E allora si crea uno squilibrio energetico e il corpo reagisce in qualche modo perché quell'energia che non va dove dovrebbe perché manca qualcosa deve scaricarsi intanto in altri modi. L'altro aspetto, che non necessariamente alternativo a questo, è che a volte capitano, come nella Kundalini, eccetera, dei fenomeni energetici che non sono sempre smooth, come dicono gli inglesi, non vanno sempre lisci, ma che possono avere fasi più forti, più violente, fasi meno, e che possono portare in realtà alla liberazione, al rilascio di energie precedentemente troppo congelate per vari motivi fisici, psichici, eccetera. E quindi questo progressivo rilascio di energie, che a volte avviene come una piena, a volte come un rivolo o come un fiume che scorre, portano in realtà poi a una disostruzione delle cose e a volte anche possono portare a un'esperienza di non separazione con l'esterno, perché l'idea di essere un io separato è una contrazione apparente di questa energia vitale che non è di nessuno e che è dappertutto e che siamo noi, tutti, è siccome se io credo di essere una scatola chiusa, cioè un io separato, ecco che apparentemente sentirò una contrazione di energia dentro questo io separato. Se piano piano o all'improvviso comunque la separazione appare nella sua illusorietà, l'impressione soggettiva che uno ha è dell'esplosione, cioè di un'espansione dell'energia che era prima troppo compressa e che invece ritorna a essere vasta e infinita. In realtà non è così, cioè voglio dire, è la sensazione soggettiva che nasce, cioè non è come quando tu ti svegli dopo che hai sognato di stare rinchiuso in una cella stretta, non è che quando ti svegli in realtà sei evaso, è semplicemente che era un'illusione quello che succedeva prima, ma tu svegliandoti provi un senso di sollievo perché è come se ti fossi liberato da quella prigione. Quindi siccome la prigione dell'io separato crea un'apparente contrazione dell'energia, anche se è apparente, a noi sembra molto reale. E dunque nel momento che questa energia, magari attraverso una serie di processi che stanno sempre parte del sogno, diciamo così, avvengono, può darsi che poi si abbia invece la sensazione di un'espansione che significa semplicemente l'espansione che il sogno sta finendo e uno vede le cose come sono, insomma. Quindi potrebbe essere qualcosa come una sorta di spontaneo allineamento, in un certo senso. Sì, anche. Sì. La prima eventualità che descrivevi è quella in cui dicevi che manca qualcosa alla vita, in che senso la intendevi?
per esempio, un esempio tipico, se uno durante l'adolescenza o la pubertà sente delle forti spinte sessuali, ma non ha modo di esplicarle in nessuna azione, quell'energia potrebbe benissimo trasformarsi in forti sensazioni energetiche di altro tipo, esplosioni, insomma, movimenti di energia. Perché? Perché quell'energia non è canalizzata come dovrebbe per quella. Questo è uno degli esempi più comprensibili, insomma, però ce ne sono tanti altri. Va bene, ti ringrazio, mi ascolto questo intanto. Ti ringrazio. Salve, buonasera. Buonasera. Ciao Mauro. Ciao. La mia è una domanda piuttosto assurda, legata al fatto che a una riflessione fatta nella giornata di ieri, che era il mio compleanno. Auguri. Grazie. Mi è venuta alla mente una riflessione che in realtà avevo già fatto qualche anno fa, e cioè al fatto che si fa spesso riferimento nell'Advaita all'illusione della vita, cioè all'illusorietà delle esperienze che facciamo, eccetera. E ho pensato che oggettivamente io non ho esperienza di essere nato e non ho mai sentito nessuno delle persone che ho conosciuto in questa vita, illusoria o meno, che ne abbia avuto esperienza. Cioè io, i miei primi ricordi sono età di 3 anni, 4 anni circa. E quindi è vero che io ho visto nascere i miei nipoti, ma quello potrebbe essere parte del mio sogno. E come i sogni notturni iniziano in momenti così, diciamo, in momenti particolari, no? Ti puoi fare una rapina, non so, notturno, piuttosto che fare una corsa, piuttosto, insomma, sì, siamo già grandi quando inizia il sogno notturno. Ecco, allo stesso modo dico, ma sono nato o semplicemente a un certo punto ho iniziato questo sogno è apparso in ciò che sono, cioè nella coscienza, ecco. È una domanda probabilmente senza, non so se tu sei in grado in qualche modo di dare una risposta, ma è una riflessione, insomma, così. Non pretendo di risolvere l'enigma, ecco, però... No, penso che vada detto chiaramente, tu non sei mai nato. Quello che è apparso è un corpo nato, uscito dal grembo materno, che attraverso i suoi organi di senso percepisce un mondo che vive nel tempo e che alla fine di questo arco muore. Ma ciò che tu sei, la luce che ha reso possibile l'apparire di tutto questo, non nasce e non muore. E quando il corpo muore, tu rimani quello che eri prima e quello che eri durante, perché c'è anche qui, adesso, quella luce, al di là di tutto ciò che appare in quello che tu hai chiamato il sogno. Anche perché, voglio dire, tutto ciò che noi percepiamo della realtà, come dicevo, è costruito. È costruito in base a un'infinità di cose, ma appare nella mente, no? Tutto quanto. E quindi la coscienza si accorge di tutto questo. Ma quello che c'era dopo la morte e prima della nascita c'è anche adesso e non è nel tempo. Non è nel tempo. Altrimenti il tempo è la misura che noi facciamo della percezione del movimento. Noi non percepiamo i secondi, i minuti, gli anni o i giorni. Noi percepiamo il cambiamento.
percepiamo il movimento e da qui tiriamo fuori l'idea del tempo, perché è utile, perché dire ci vediamo domani alle 3, come lo spazio, ci vediamo domani alle 3 al bar, possiamo, è utile dentro al sogno per muoverci, no? Ma per percepire il movimento, per percepire il cambiamento, ci vuole qualcosa che non cambia, qualcosa che non si muove mai, se no come fai a percepirlo? E quando viene una esperienza, come per esempio un crampo a un polpaccio, prima del crampo tu eri cosciente di altro, eri presente, eri cosciente. E come fai a accorgerti che è venuto un crampo al piede? Perché eri cosciente prima ed eri cosciente dopo che il crampo è venuto. E come fai a sapere che il crampo è passato? Perché eri cosciente durante il crampo ed eri cosciente dopo, quando è passato. Se la coscienza non fosse stata sempre lì, non potresti percepire l'inizio e la fine di ciò che cambia. E ciò che non cambia è quello che prima chiamavamo adesso, è l'adesso, è un adesso che è una luce dove tutti i cambiamenti appaiono, come quando nel sogno viviamo un'infinità di cambiamenti e viviamo nel tempo, perché come dici giustamente, quando nel sogno compare una montagna, quello implica milioni di anni di formazioni geologiche che hanno portato a quella montagna, che chiamiamo passato. E tutto il tempo appare, ma nell'adesso, perché in realtà quello che noi sperimentiamo è sempre soltanto adesso, non esiste un solo suono che possiamo percepire fuori dell'adesso, ovviamente. Certo. Grazie. Mi ero prenotato anch'io, però praticamente con la domanda di Daniele era una cosa che volevo condividere, che per me è stata... Ciao Mauro, intanto. Ciao. È stata una cosa, leggendo, ho letto La verità definitiva di Bajekar, che è un allievo di Nisargadatta, e appunto in un capitolo riguardante il tempo lo paragona allo scorrere più o meno lineare di un fiume, però se noi ci accorgiamo di questo scorrere, ed è quello che hai detto tu adesso, noi è come se fossimo a riva, seduti a riva. I fenomeni, gli oggetti, le esperienze sono lo scorrere del fiume. Se noi fossimo immersi nel fiume non ci accorgeremo dello scorrere, perciò per questo siamo completa atemporalità. Siamo fuori dal tempo perché vediamo scorrere il tempo. Sì, questo è un modo di dirlo. Naturalmente, come tutte le cose che si esprimono a parole e concetti, si crea spesso l'equivoco della posizione del testimone, cioè il testimone che osserva tutto, perché c'è quello sguardo dentro di noi che non cambia, che è sempre adesso, e osserva i movimenti, la molteplicità, eccetera, può facilmente dire: io non sono il tempo, io non sono il cambiamento, io non sono lo scorrere, io sono l'osservatore eterno di tutto questo. E questo può essere una formidabile difesa dal non dualismo, perché crea un dualismo assoluto tra me, che sono il testimone fuori del tempo, e tutto ciò che scorre e che non mi riguarda. Quindi se il corpo mi casca un mattone su un piede, chi se ne importa? Io non sono il corpo, io non sono la mente, eccetera. E invece il punto è un altro, è quello che dicevo prima: non ci sono opposti, perché quando la mente crea due opposti, per esempio essere e divenire, si escludono a vicenda nella logica, nella nostra logica, per cui è chiaro che se
devo ammettere tutte e due, devo ammettere che sono separati. E invece io sono l'osservatore del fiume, ma sono il fiume che scorre. Invece pensare di essere solo l'osservatore è come essere una roccia, che sarebbe l'io separato, l'illusione dell'io separato, che sta lì dentro al fiume con la corrente che lo vuole trascinare via, e la roccia deve fare resistenza, no? E teme, l'io separato è l'origine della paura, no? Teme di essere travolto dal divenire. Il divenire fa paura a chi pensa di essere un io separato. E allora, quando si dissolve l'idea di essere un io separato, di essere una roccia che deve resistere, e ti accorgi che tu scorri con tutte le altre cose nel fiume, e poi se non c'è più niente non c'è più niente di fermo che si oppone al divenire, e se c'è solo divenire, il divenire non è più neanche divenire, perché è divenire solo in rapporto a ciò che non diviene. Come fai a percepire il divenire se non c'è niente di fermo? E allora anche il divenire scompare, e quello che resta non è né essere né divenire. Quello che resta è quel niente che appare come tutto. Ed è quello che siamo. Alla Tony Parsons c'è solo questo. Ma in effetti è così, è talmente semplice la questione. Tutto quello che c'è è questo. Non è che dobbiamo andare a pensare che ci sia qualcosa dietro, qualcosa oltre. È già tutto questo, l'uno, l'assoluto, che appare come tutto questo. Non c'è nessun posto da raggiungere, niente da cambiare. Poi in tutto questo avviene il cambiamento, ma non lo faccio io, avviene. Se mi viene in mente, adesso vado in cucina e mi faccio una salsiccia con la lenticchia, non sono io, è venuto questo pensiero. Sì, è come il discorso del vento soffia, ma non c'è qualcuno che... Esatto, come Nisargadatta lo diceva spessissimo, tutto accade da sé, tutto accade semplicemente da sé. E quando credo di essere invece un io che lo fa, non c'è niente di male. Anche questo io che crede di farlo accade da sé. È una grande libertà, solo che appunto cercare di raggiungerla è il modo per non vederla, per negarla. Ecco, di nuovo cito Tony Parsons quando diceva: bisogna essere assolutamente poveri di tutte le idee, di tutte le... Quando non hai più niente, allora non sei più niente. E quando non sei più niente, non sei più un io separato, sei tutto. Grazie. E quando ti arriva la contravvenzione a casa e ti arrabbi, anche quello è l'assoluto, anche quello è l'uno che appare come contravvenzione, che è l'uno che appare come rabbia. Non c'è niente di sbagliato. Uno si crede che quando tu vedi tutto, quando c'è questo vedere, diventi un essere perfetto e immune da ogni sofferenza, da ogni paura, da ogni rabbia, da ogni... No, no. Le cose continuano tranquillamente ad accadere così come sono e va bene così. E questo il fatto è che tutto questo assume un'enorme leggerezza, perché non c'è più quell'io separato che si faceva carico di tutte queste cose, e allora accadono da sé. E molto spesso succede, ma senza garanzia, che quando le cose accadono da sé rispondono molto meglio alle situazioni, qualunque sia la situazione.
si armonizzano di più con quello che scorre, perché è chiaro che se tu stai lì cercando di fare resistenza alla corrente del fiume, vai a sbattere contro tutto quello che passa. Se non ci sei più tu e c'è lo scorrere, le cose si accomodano meglio. Diciamo che c'è queste sensazioni, io le ho, mi accade sempre più spesso, però vanno e vengono di continuo. Beh, cioè l'idea che una cosa viene e rimane per sempre, diceva Ramana Maharshi, è assurda, perché se una cosa viene, prima o poi se ne va. Se ne va. E va bene così, va bene che venga, va bene che se ne vada. Non cambia niente nell'uno che sei, che appare come andare e venire. Sì. Questa è la grande liberazione della non dualità, quando non c'è più il cercatore, non c'è più questo senso di che ti manca qualcosa, per cui devi aspettare o fare qualcosa. Questo è un sovrappiù. Certamente, e anche quello è, che cos'è quello? È l'uno che ti mette di fronte al fatto che quando tu, perché è come, è l'uno che gioca a nascondino con se stesso, è diventato momentaneamente te e tu ti sei scordato di essere l'uno. Il gioco è fare tana, cioè ricordarti che sei l'uno. Questo avviene perché siccome tu pensi di essere invece un io separato, ti opponi alla corrente e vai a sbattere con tutto quello che la corrente ti porta. Per cui tutte le vicende della vita, anche quelle dolorose, sono in realtà una perfetta espressione, Tony Parsons lo chiama un invito solo per te a riconoscere che sei l'uno. La nostra sofferenza è un invito fatto soltanto a noi per riconoscere che siamo già quello che cerchiamo. Può essere accolto subito, può non essere accolto, tanto c'è un altro invito, perché tutto quello che ci succede è un invito perfetto. Se fallisci per raggiungere un obiettivo per te importante, no, non puoi fare a meno di sentirti frustrato o triste. Evidente, ma quello è l'invito a riconoscere che sei già quello che cerchi. Stavi per dire qualcosa, scusa. Sì, poi mi collegavo a un'altra cosa, che nonostante siano certe ricerche nel campo delle neuroscienze vanno a suffragare anche tante di quelle cose che diciamo qui, tipo il fatto che riguardo il libero arbitrio ci sono degli studi abbastanza importanti che dicono che quando noi decidiamo di prendere in mano un oggetto, quella decisione, la parte del cervello che è reputata al movimento, quella si attiva prima della presa di coscienza. E dico, nonostante queste scoperte, comunque, queste comprensioni, diciamo, si fatica ancora a porsi e andare in profondità e dire, la dai per buona, dici, cavolo, è vero, però non viene accettato a livello profondo questo. Ma spesso non viene accettato perché noi crediamo che l'alternativa al libero arbitrio sia di essere schiavi di un determinismo che ci imprigiona, ma sia l'idea io sono libero di scegliere, sia l'idea io sono un prigioniero del determinismo e non ho margini, condividono una premessa in comune, che ci sta un io che possa essere libero o prigioniero. Nel momento in cui ti accorgi che quell'io separato è un miraggio e non c'è, no, non c'è più il problema di chiederti se c'è un libero arbitrio o se c'è il determinismo, perché tutte e due implicano un io che sia prigioniero o libero. Come dico spesso, è come chiederti se Babbo Natale è alto o basso. Babbo Natale non è né alto né basso perché è un personaggio immaginario. Ecco, allora
E invece la bellezza di tutto questo è che è un'unica energia che danza, una energia che danza in infiniti modi. Per cui quando io scelgo di fare una salsiccia, è la galassia intera che sceglie questo. E io sono non solo questo corpo che si va a fare la salsiccia perché ha deciso di farsela, ma sono l'energia che fa ruotare questa galassia e tutto l'universo. Mi sembra che da un certo punto di vista sia molto più vasto e libero tutto questo, che non dire io, questo piccolo corpo e questa piccola mente, rivendico le mie scelte, no? Invece di dire io sono l'ultima propagine non separabile da un'energia che è la stessa che fa illuminare tutto questo firmamento di notte. Grazie Mauro. Buonasera, grazie di avermi accettato. Ciao Mauro. Ciao. So che è tardi, ma è una piccola considerazione. No, ma non è tardi, va benissimo. Fino alle 10:30 non c'è problema. Ah, benissimo. Allora, in realtà io ho riflettuto un po' sul discorso del libero arbitrio oppure non libero arbitrio e volevo riallacciarmi all'ultima cosa che hai detto, ossia quando è l'io separato che sceglie non c'è nessun libero arbitrio, perché questo dipende da cause, effetti che risalgono chissà a quando. Ma quando però in realtà c'è la percezione che quella scelta non è la tua, ma è che l'universo stesso che si sta muovendo con te per fare quella scelta, che sia fare una salsiccia oppure decidere di meditare invece di andare a dormire, no? Allora lì esiste, lì questa non cosa è il libero arbitrio. Spiegati meglio, non ho capito dove è il problema. Quando siamo di fronte ad una scelta, no? Per esempio, fare o non fare una salsiccia, oppure andare a dormire, oppure pensare, meditare. Ok? Allora, quando siamo di fronte ad una scelta, se la scelta la fa l'io separato, allora non c'è nessun libero arbitrio, perché quella scelta deriva da una serie di cause-effetti, di credenze, che sono nell'io, fanno parte dell'illusione dell'io separato. Ma quando quella scelta, non voglio usare parole sbagliate, quando quella scelta è sentita come il movimento dell'universo, cioè che è l'universo che sta facendo quella cosa, allora lì potremmo dire che questa non scelta, chiamiamola così, però è un libero arbitrio. Dell'universo, tu dici? Dell'universo, certo. Beh, sì, l'unico... Una forma di libero arbitrio, di possibilità di libero arbitrio esiste, quando tu senti che non sei tu che la fai, ma è l'universo tutto che la sta facendo insieme a te. Allora quello è un libero arbitrio, puoi scegliere il libero arbitrio, detto molto male, ecco, quindi cioè, parto dalla concezione che una sorta di libero arbitrio esiste e me lo posso spiegare solo così. Una suprema libertà che è quella dell'assoluto, cioè l'universo, il tutto, quello che vuoi, perché nel momento in cui noi pensiamo che l'universo sia fatto di parti separate, ovviamente lì abbiamo le catene di cause ed effetti che determinano quello che le parti fanno, non solo quelle semplici, ma anche quelle complesse come una mente umana, no? Cioè, voglio dire, è chiaro che se io gioco a biliardo, do una steccata a una palla verso l'altra, quella palla farà muovere l'altra in base al principio di causa-effetto, eccetera, eccetera. Quindi il tempo, il principio di causa-effetto, eccetera, appaiono nel momento in cui noi viviamo l'universo come di tanti pezzi separati, perché ognuno di questi pezzi, per fare quello che fa, ovviamente è spinto o tirato dagli altri pezzi. Questo è ovvio. Perché se tu pensi che ci siano parti nell'universo, ogni parte sarà limitata rispetto alle altre
che sono esterne a quella parte. E tu puoi avere un determinismo soltanto quando qualcosa di esterno a te influisce su di te. No? Questo è il meccanicismo di un universo determinato, dipende dal fatto che tutti i pezzi di questo universo sono spinti da altri pezzi esterni a loro che ne determinano causalmente il movimento, quello che fanno. Ecco. Quindi ogni cosa che è determinata da qualcosa di esterno è soggetta a non essere libera, perché quel qualcosa di esterno la condiziona. Quindi soltanto il tutto è libero. Questo lo diceva anche qualche grande filosofo nostro. Soltanto il tutto è libero, perché non c'è niente fuori del tutto che dall'esterno lo faccia muovere. E siccome il tutto si muove come, perché questo universo fa tutto tranne che stare fermo, è chiaro che questo movimento è libero in quanto non è determinato da niente che sta al di fuori del tutto. E allora l'unica metafora, qui torniamo al discorso che avevamo fatto prima, l'unica metafora per indicare come si muove il tutto è la danza o la musica, perché la danza non è vincolata a una meta, cioè non è che quando tu danzi e vai dal punto A al punto B lo fai perché lo scopo è raggiungere il punto B. Tu vai dal punto A al punto B per il piacere, la gioia di danzare. La danza non ha una meta, si fa per il piacere di danzare. La musica non ha una meta, arrivare il prima possibile alla fine. Si fa per il gusto di ascoltare. Il gioco che fanno i bambini non ha uno scopo se non quello di divertirsi mentre si fa. E questa è la natura libera dell'universo e della nostra natura profonda. Quello che accade non è fatto per uno scopo. La vita non ha uno scopo e sarebbe veramente sminuirla, volerla ridurre a uno scopo costruito dalla mente con i suoi concetti. Ed è proprio perché la vita straborda da ogni possibile direzione, da ogni possibile scopo, che la troviamo così meravigliosa. O anche così terribile, no? Perché è imprevedibile come si muove la vita. Ma è questa la libertà. Ecco perché parlo di vitalità sfrenata, selvaggia, senza limiti, senza scopi, se non quello di danzare. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Rientra anche in questa cosa che abbiamo detto anche l'etica. Cioè rientra in che cosa? In questa danza. Beh, la danza è fatta di tutto, anche dell'etica. L'etica certamente può essere vissuta in tanti modi, ma io credo che il motivo per cui appare l'etica è per armonizzare i rapporti interpersonali. L'etica in genere produce a volte in maniera becera delle regole, no? L'etica ti dice non rubare, non uccidere, eccetera, eccetera. Allora, però, che cosa significa? Se uno si attiene a queste regole e nei tuoi rapporti con le altre persone si crea più armonia. Ma se tu fossi come Robinson Crusoe, l'unico abitante di un'isola, che senso ha non mentire se non c'è nessuno? Che senso hanno? E poi diciamo che se per etica, perché poi appunto è un termine estremamente vasto, però diciamo che quando l'etica è fatta di regole da seguire, queste regole sono sempre molto rozze, nel senso che le situazioni della vita sono estremamente più sfumate e a volte io penso che abbiate conosciuto tutti persone che si attengono rigidamente a un'etica, ma sono persone terribili perché
perché si attengono alla lettera, ma la lettera dell'etica a volte è il contrario di un vero comportamento etico. Allora, diciamo che le norme etiche sono molto, come posso dire, approssimative per chi ha un cuore ancora poco sensibile. Nel momento in cui sviluppi una sensibilità profonda, allora non c'è bisogno di regole, capito? Perché è la tua sensibilità che ti porta a connetterti nel migliore dei modi con le situazioni e soprattutto quando questa sensibilità, che è la capacità anche di entrare in intimità col prossimo, quando questa sensibilità è sintonizzata col vedere la non separazione. Perché vedere la non separazione fra sé e gli altri significa che quello che senti tu lo sento anch'io, in parte, naturalmente dipende, e quello che sento io lo senti tu. Più la non separazione appare evidente e più è ovvio che l'unico sentimento che resta è l'amore. E quando Gesù dice, non dice ama il prossimo tuo invece di te stesso, lui dice ama il prossimo tuo come te stesso, perché l'amore di sé è una legge universale ed è una legge fondamentale. Il tutto, l'universo, ama se stesso. Il punto è che se tu pensi che questo te stesso sia soltanto questo corpo e questa mente, ama te stesso diventa egoismo. Se tu cominci a vedere che questo sé non ha confini, qual è l'unica risposta che puoi avere se non l'amore? Ma ripeto, ci vuole una sensibilità, se uno lo pensa e basta non serve, va di pari passo con una sensibilità e allora poi l'etica diventa spontaneità, completa spontaneità. Grazie.